Buongiorno a tutti, rieccoci sul canale e ritorniamo a parlare del Clizia Smart Garden. A distanza di qualche tempo dalla presentazione che avevo fatto di questo Smart Garden molto interessante. Allora riassumo solo brevemente per chi non avesse visto l'altro video che cos'è. È un sistema completo per coltivare delle piantine in casa, degli aromi, ma anche delle insalate da taglio, lo vedremo tra un po', in casa. È tutto automatico, fa tutto lui. All'interno di questa vaschetta c'è dell'acqua, c'è una lampada LED con varie frequenze che può funzionare in automatico. La si può impostare con un range di funzionamento di 16 ore di luce e 8 ore di buio, è il range giusto di funzionamento. L'acqua non è riscaldata, si tiene in cucina, è anche un oggetto d'arredo. Vi mostro qui qualche immagine ufficiale di come dovrebbe venire fuori una volta che ci sono le piantine. Non si usa terriccio o terra dentro, ma bensì si usa vermiculite. È una sostanza completamente naturale, minerale, che ha la proprietà di assorbire l'acqua. Guardate, l'ho presa, mi sono già bagnato le mani perché ce l'ho da un paio di giorni a bagno. Assorbe l'acqua e mantiene le radici delle piantine, ma prima di queste i semi, alla giusta umidità. Quindi non abbiamo neanche il problema del terriccio, se problema lo vogliamo chiamare. È uno dei tanti smart garden presenti sul mercato. Questo è fatto da Ninfa. Ho chiesto io a loro di mandarmi un sample perché ero interessato a provarlo. Il sample è arrivato, ve l'ho presentato e oggi cominciamo con le semine. Ci vediamo dopo la sigla. Allora, rieccoci sul canale. Vedete qualcosa in più qui sul tavolino. Abbiamo un nutrimento fatto apposta per idrocoltura. Questo è dell'Alba Garden, è un prodotto italiano. Costa abbastanza se rapportato al chilo di peso. Questo è da 100 mg, l'ho pagato intorno ai 13 euro spedito, non è poco. Però su una quantità di 1,5 litri di acqua così ci va circa un tappino e dura per qualche mese, quindi alla fin fine voglio dire lo ammortizziamo. Perché utilizzare questo? Perché non utilizzando il terreno, il terriccio, non ci sono sostanze nutritive da sciogliere, quindi abbiamo soltanto l'acqua e la vermiculite, non è che andiamo molto lontano così. Quindi se vogliamo fare una coltivazione idroponica, perché di questo si tratta alla fin fine, occorrono dei nutrimenti. Mi dispiace che non ho letto da nessuna parte che è un prodotto biologico, io ho provato a cercarli, questo l'ho acquistato su Amazon, ma non ho trovato nulla di biologico, almeno con la certificazione biologica, quindi c'è questo e questo è. Questo all'interno contiene soprattutto azoto, anidride fosforica e ossido di potassio, sono un po' i macroelementi che servono alle piante per venire fuori, per crescere insomma. È un prodotto completo e lo mettiamo adesso insieme. Ho appena acquistato nel vivaio un po' di erbette da taglio. È ovvio che qui avendo un'altezza massima di coltivazione di circa 40 cm non è che possiamo mettere i pomodori che vengono fuori 2 metri, è naturale, no? E l'altro problema è dovuto al fatto che non essendoci l'acqua riscaldata è inutile che mettiamo semi di colture che hanno bisogno di 24-25 gradi per germinare, ad esempio i peperoni come vi dicevo l'altra volta o i pomodori stessi, è inutile. Quindi ho preso tutte sementi che vengono fuori abbastanza facilmente. Abbiamo del prezzemolo, della lattuga da taglio, mi è piaciuta molto perché è un po' mista, della cicoria, della rucola. Qui ho delle talee di rosmarino che ho fatto io dalla mia siepe, sono venute fuori tutte, sono tutte molto belle, le ho messe un mesetto fa circa, ad esempio qualcuna sta anche facendo i fiori, ma a parte questo vorrei utilizzare alcune talee da trapiantare direttamente qui dentro a vedere come si comportano. Per ultimo, ma non per ultimo, abbiamo del basilico genovese, questo ce l'avevo già, quindi utilizzo quei semi che già avevo in casa. Sono validi fino a dicembre 2024, dovrebbero essere buoni. Questi li ho usati lo scorso anno. Se vi interessa coltivare il basilico in vaso o nell'orto, vi segnalo qui nelle note un paio di articoli e un paio di video sulla coltivazione del basilico con le linee guida nel limite del possibile per evitare di fare errori nella coltivazione di questa erba aromatica. Allora cominciamo a mettere nell'acqua il nutrimento. Aggiungo un po' d'acqua. Se non avete visto l'altro video sappiate che l'acqua si mette a livello dove ci sono questi segnali bianchi, questi cartellini bianchi, e ha un sensore all'interno. Quando l'acqua finisce lui comincia a suonare e a far lampeggiare questo LED di rosso, quindi non ci si può sbagliare. Ecco, vediamo come si presenta, scatola enorme, contenuto poco, ma va bene dai, facciamo finta di niente. Ecco qua. Si deposita sul fondo, ora gli do giusto una smossa.
L'effetto di questo fertilizzante è di qualche mese, parlano da 3 a 6 mesi, ma poi lo vedrò sul campo, insomma. Non si scioglie, mi avvicino, ecco, vedete, rimane solido e piano piano si scioglierà poi col tempo. Ha un effetto a lungo termine, insomma, non è immediato. Rimettiamo le vaschette. Allora, comincerei con la talea di rosmarino. Queste sono le mie prime talee. Guardate che bella, ha già fatto le radici. Guardate che bella. Ok, cominciamo con le semine. I semi del basilico, non so se li avete mai visti, sono neri, piccoli. Ne metterò una manciatina, un pizzico in 2-3 fori. Ecco qua. Rucola. Cerco di fare semine uguali, cicoria, insalata varia, lattuga la taglio in realtà, qua faccio 2 postazioni, le metto opposte. E poi mettiamo del prezzemolo nelle ultime 2 postazioni libere. Allora, oggi è il 23 di gennaio. Mano a mano che usciranno i germogli farò un aggiornamento al video e poi quando vedremo che i semi saranno germinati, almeno a un paio di centimetri, allora a quel punto mi fermo, chiudo il video e do la possibilità a tutti voi che magari da casa non l'avete mai visto uno smart garden del genere, come funziona e quanto è comodo da tenere in cucina, soprattutto per gli aromi, di vedere come funziona grazie al video che insomma sto facendo io. E se poi vi dovesse interessare sappiate che avete un 10% di sconto, c'è un link qui sotto a disposizione. Bene, aggiorno il video fra qualche giorno. Sono passati soltanto 5 giorni dalla semina e guardate cosa abbiamo qui. Allora mi sono fatto uno schemino perché io non è che a memoria mi posso ricordare alla mia veneranda età. Allora, rosmarino, abbiamo la rucola che guardate sta completamente emergendo. Cerco di avvicinarmi con lo zoom, spero che possiate vedere. Mi avvicino direttamente a mano. Allora abbiamo la rucola, abbiamo la lattuga che sta cominciando a germinare e la stessa l'abbiamo qui, guardate, vedete, anche questa è la lattuga. Qui abbiamo la rucola e anche qui. I semi di basilico si sono ingranditi e sono più che raddoppiati come volume, quindi a breve, penso a giorni, dovrebbero germinare. Ci manca il prezzemolo che anche questo è aumentato di volume, ma ancora non si è vista nessuna radichetta. Però la rucola è uno spettacolo, guardate che bella che è. Bene, ci aggiorniamo fra qualche giorno e vediamo i risultati delle altre semine. Sono passati 13 giorni dalla data di semina, guardate già i primi risultati, guardate che meraviglia. Abbiamo una germinazione completa tranne il prezzemolo e il basilico. Io qui ho fatto lo schemino, è sempre quello. Allora mi avvicino, il basilico in realtà ha germinato, mi avvicino e vi faccio vedere, ecco guardate dentro, spero di non coprire, ecco qua, guardate sulla destra questo, ci sono le foglioline di basilico, ecco. Non guardate quello sulla sinistra perché è una lattuga che ha preso il posto del basilico. Mentre per quanto riguarda il prezzemolo siamo un po' indietro. Abbiamo le radichette, però occorre più tempo per farlo germinare. Questo io lo sapevo, però vedendolo così in confronto alle altre colture la differenza è notevole. Qui ho dei semi germinati un pochino più avanzati e anche qui ho il basilico, ecco qui, le 2 foglioline all'interno. Spero che si veda, scusate. La lattuga sta venendo fuori che è uno spettacolo, la rucola anche, la lattuga ce l'abbiamo anche qui,
quindi rucola e lattuga stanno venendo fuori veramente molto bene. La talea di rosmarino non sembra soffrire, anzi sembra che sia in forma, quindi attendo a trarne le conclusioni, ma credo che questo sistema, questo Smart Garden, funzioni bene anche con le talee, quelle che si fanno poi fuori, si trapiantano qui dentro, perché la vermiculite è sempre umida e il fertilizzante che abbiamo messo nell'acqua comunque continua a lambire le radici, e questo secondo me gli fa soltanto bene. Vediamo un attimino lo stato dell'acqua. Quei pallini che vedete in fondo e il concime che ho messo all'inizio non si è ancora degradato, non si è sciolto, però come vi dicevo dovrebbe durare dai 3 ai 6 mesi, quindi secondo me lo vedremo ancora per parecchie settimane. Il livello dell'acqua è appena sceso, c'è pochissima evaporazione, allora tenete conto che questo lo tengo in cucina, come vi dicevo abbiamo dai 20-21 gradi, 22 al massimo quando si cucina, quindi non c'è tutta questa evaporazione di acqua. Io da quando ho iniziato non ho ancora aggiunto una goccia d'acqua, a parte all'inizio quando mi avete visto che l'ho fatto insieme a voi. Ci aggiorniamo fra una settimana e vediamo un attimino il basilico e il prezzemolo a che punto sono. Allora siamo al 9 di febbraio, quindi oggi finisco di girare questo video, questa prima parte di video, e adesso vi spiego il perché e poi farò un altro video definitivo, finale, quando avremo le colture alte così almeno un 20 cm. Dicevo, siamo al 9 di febbraio, la semina del 23 gennaio e guardate già che comincia a prendere forma, comincia a vedersi il risultato. Allora abbiamo il rosmarino che è fiorito, dopo mi avvicino e ve lo faccio vedere meglio. Poi abbiamo al basilico, ci arriviamo dopo, abbiamo rucola, cicoria, lattuga, qua abbiamo ancora della lattuga, ecco, poi abbiamo 2 postazioni di prezzemolo. Ho atteso questo momento proprio perché volevo farvi vedere la germinazione del prezzemolo. Anche qui vedete sono 2 postazioni gemelle, anche qui abbiamo il prezzemolo. Lo giro e vi faccio vedere il basilico. Ecco, sono a mano libera. Il basilico ha richiesto più tempo per germinare, molto più tempo, e quindi si è creato un problema di fondo, ve lo voglio dire. Le altre colture hanno sovrastato le 2 vaschette, le 2 postazioni del basilico. Quindi cosa è successo? Se giornalmente io non me ne accorgevo e non spostavo un po' le foglie, il basilico non beneficiava della luce, insomma della luce artificiale, e quindi rimaneva piccolo. Ora qui dentro vedete ci sono delle piccole piantine di basilico, il basilico è molto lento. Ecco, questo è uno dei discorsi che vi dicevo prima. Questo, se non erro, è cicoria che ha preso il posto del basilico. Il basilico c'è, è in fondo, sono piccoline, non le vedete, ma ci sono. Quindi se dovete utilizzare un sistema del genere col basilico dovete prevedere tempi più lunghi ovviamente rispetto alle altre colture, e a fianco mettergli qualcosa che non invada troppo il terreno. Io ho messo delle colture che venissero fuori molto velocemente perché volevo farvi vedere i risultati in pochi giorni. Infatti, come avete visto, in 15-16 giorni abbiamo già questo spettacolo. Abbiamo il prezzemolo che ha preso benissimo, eccolo qui un po' meno perché, come vi dicevo, vedete, c'erano delle foglie che sovrastavano le piantine di prezzemolo, quindi hanno sofferto un po', però stanno venendo fuori, sono tutte belle, è stata una buona germinazione. Quello che mi è piaciuto molto, guardate, il rosmarino, queste sono talee di rosmarino che ho fatto io il primo anno che le faccio e sono in fiore, guardate che spettacolo. Basta sfiorare la piantina che c'è un profumo di rosmarino che pervade tutta la zona, insomma. Ora chiudo qui questa prima parte di video e, come vi dicevo poc'anzi, aspettiamo che arrivino a questa altezza, dopodiché farò la seconda e ultima parte. Qualche impressione su questo Smart Garden. Io avevo il dubbio che, avendo acqua stagnante, praticamente facesse un po' di odore col tempo, perché questi sono 15 giorni che c'è dentro, non è che si muove, non viene depurata, e invece non emette il minimo odore, e questa è una gran cosa, era una mia paura che avevo. Quindi ve lo voglio dire, state tranquilli, non fa odore. L'unico pensiero che dovete avere, appunto, è quello di fare in modo che le piante più vigorose, quelle a crescita più rapida, non sovrastino quelle più lente, altrimenti poi quelle vanno a morire perché non ricevono la luce. Bene, è tutto per questo video. Vi lascio qua sotto un codice sconto se vi interessa, costa ancora 60-69 euro se non ero in offerta, ma con quel codice sconto avete un 10%, quindi non è poco. Vi può davvero dare qualche soddisfazione perché è un bell'oggetto anche d'arredamento, ma più che quello, insomma, è bello vedere le piantine che vengono fuori giorno per giorno. Io ogni volta che ci passo vicino metto gli occhiali e guardo dentro se ci sono i germogli pronti. Va bene, dai, vi auguro una buona giornata, lasciate un like, condividete, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e ci vediamo prossimamente con l'ultimo aggiornamento.